Top Driver present Street Night Racers. Master. Street Night Racer is here. Bentrovati in collegamento a Picco Serpente. Oggi la prima semifinale di Street Night Racers. Abbiamo rimescolato un po' le carte, selezionando le auto che hanno fatto più punti durante il torneo per stabilire l'ordine di partenza. Ma senza dubbio lascio la parola al mio collega, il trasandato Max Power. Un saluto a 5 dita per tutti quelli col pollice opponibile. A proposito di pollice, mettete un like al video, iscrivetevi, attivate la campanellina per tutti gli aggiornamenti. In più commentate a tutto gas qui sotto, e se non vi basta scriveteci una mail per partecipare al torneo di Street Night Racers del 2022. L'indirizzo è sempre lo stesso, topdriver365@gmail.com. Non fate i timidi. E ora via con le presentazioni del nostro Secret Garage. Il prode è Renzo Veloce con la sua Blue Garden, la Corvette che ha stupito tutti quanti arrivando fin qui. Aspettiamo il verdetto della pista, ma siamo sicuri che partirà determinato al massimo. Il secondo è il pilota del Team Art Studio, il paffuto Bud Hill, guida Jingle, un Audi che ha già dimostrato tutta la sua potenza nelle scorse puntate. Seguiamo in ordine con Green Draft. Il pilota Vernita Green è stata finora la sorpresa più grande. Il team Diecast Racing ha preparato una vettura con gli attributi. Farà vedere anche oggi sorci verdi agli avversari? Ultima concorrente, Ken Black Shadow Falco. La sua auto è sicuramente tra le più temute. Peso, velocità e una buona dose di incoscienza lo hanno portato davvero lontano. Riuscirà a concludere l'impresa? Scopriamolo andando dritti a gara 1. E come al solito, mentre vi beccate il riepilogo tracciato e la scheda punti, noi andiamo in griglia di partenza. Le auto sono già posizionate in ordine di presentazione, davanti a sinistra Blue Garden e a destra Jingle. Dietro di loro troviamo Green Draft e Mystica. Semaforo acceso, rombo dei motori, bruciati i copertoni. Spinta decisa per Blue Garden, ma Jingle non lo molla. Mystica invece salta via la pista. Rientra meravigliosamente in gara mentre Badile prende vantaggio esagerato. Renzo Veloce in calcio battaglia contro Green Draft sul filo del traguardo. Lo supera! Incredibile, Max! Si è andato a prendere un inaspettato secondo posto ai danni della Corvette. Il miracolato e spericolato Ken Falco chiude ultimo, ma come ha fatto a rimanere in pista? Rivediamolo nel replay. Esce dalla chicane con un salto pazzesco. Sbatte sulle rocce e rientra in pista. Rischio pazzesco per la Honda Civic, che può dirsi fortunata. Meno fortunato è stato Renzo Veloce, che si è visto sverniciare l'auto con un sorpasso in velocità all'altezza di Prato Velenoso. Infine, proprio prima dell'arrivo, anche Green Draft lo supera. Doppia beffa, mancava solo che venisse superato da Mystica. Speriamo solo che il pilota non si scoraggi, anche perché in gara 2 parte comunque davanti a destra, mentre al suo fianco sinistro c'è Vernita Green, che non starà a braccia conserte. Chiudono dietro di loro rispettivamente Jingle e Mystica. Motore, azione, propulsione. Vernita allunga subito il passo con decisione, mentre Mystica gratta via la vernice dal fianco destro. Rientra di nuovo, piazzandosi punto tra Blue Garden e Jingle. Green Draft invece sembra non sentire la pressione, si vuole il momento tagliando il traguardo per prima posizione. Rischio di nuovo per Renzo Veloce, che arriva secondo, seguito da Ken Black Shadow Falco e Jingle. Ma vogliamo farvi gustare la manovra folle dello spericolato pilota del team Waking Races in questo replay. Vediamo il pilota che quasi perde il controllo alla chicane, ma poi mette la freccia e si infila in mezzo ai due contendenti. Una manovra gustosa da leccarsi i baffi. Dopo i riferimenti gastronomici di Max Power, noi ci soffermiamo sui riepilogo punti, quando siamo già a metà gara. C'è parecchia carne al fuoco oggi. Green Draft guida la classifica con 8 punti parziali. Appena dietro di lui, staccato di 2 lunghezze, c'è Jingle con 6 punti. Poco dietro Blue Garden con 5 punti e Mystica, che chiude il gruppo con solo 3 punti. Ma per questa batteria partirà in posizione di vantaggio davanti a sinistra. Alla sua destra, con occhio sbilenco, c'è Vernita Green, mentre dietro di loro Jingle e Renzo Veloce. Adesso è il momento della verità. Motore, frizione e lancio. Dopo una partenza in ritardo, Mystica attacca il turbo e si piazza davanti. Testa a testa per la seconda posizione, la spunta Green Draft che sta sempre sul pezzo. Jingle sbanda e perde terreno a Blue Garden, non è prevista, arriva al traguardo in fila indiana. Anzi no! Jingle blocca la strada e Renzo Veloce
sfidato! Doppio DNF a un passo dal traguardo! Follia folgorante! Primo Ken Falco, seconda Bernita Green, terzo e quarto non pervenuti. Punti persi per questi due concorrenti che si presentano all'epilogo con pessime impressioni. La verde e freschissima RS Turner allunga il vantaggio e tocca quota 11, mentre Mistica con un colpo di coda recupera miracolosamente e si mette in tasca 8 punti, fermi al palo Jingle e Blue Garden che rimangono rispettivamente a 6 e 5. E ora, Final Round! Jingle di Badil e Mistica con Ken Black Shadow Falco partono davanti, più arretrati Blue Garden e Green Draft. Cinture allacciate, sguardi di ghiaccio, piede sul gas e partenza! Jingle parte ed è subito in vantaggio, seguito da Mistica che ha trovato l'assetto giusto. Intanto Green Draft supera Blue Garden per la terza posizione! Battaglia serrata da davanti, ma Badil chiude la parabola della curva Maras e non lascia passare Ken Falco. Prima l'Audi e seconda la Civic, mentre Green Draft arriva come un razzo aggiudicandosi il terzo posto. Uno sconsolato Renzo Veloce invece mestamente taglia il traguardo sapendo di aver poche chance di arrivare alla fase finale. Ma in tutto questo, chi saranno i primi due finalisti di Street Night Racers? Green Draft che con 13 punti passa come primo classificato e poi... Di nuovo pareggio! Ancora una volta si deciderà tutto in uno scontro testa a testa all'ultima curva! Gli sfidanti sono già pronti e se Ken Falco a sinistra è la prima volta che si trova in duello, Badile che parte a destra ha già dato prova delle sue capacità durante i quarti di finale. Puntate forte, puntate tutto, partenza di brutto! Partenza fantastica, velocità massima, ma Mistica stavolta non riesce a fare il miracolo! Sotto sopra il DNF per Ken Falco, mentre Badile, flacido e tranquillo, va a chiudere la prima manche in solitaria, 1-0 per Jingle! Davvero un peccato per Mistica che era partita bene, speriamo si rifaccia in questa manche e che la fortuna non l'abbia abbandonato. Tutto pronto per questa seconda sfida, drizzate le antenne, spegnete l'allarme, partenza, fuoco e fiamme! Ancora fianco a fianco nella prima parte del tracciato, Mistica prova il sorpasso prima della Mamushi, ma Jingle chiude bene, tiene la posizione con esperienza e non c'è più tempo, Badil fa 2 su 2, stacca il biglietto per la finale di Street Night Racer. Grande rammarico per il team Wakey Races e per Black Shadow che ha combattuto fino all'ultimo. Ci rivediamo il prossimo anno. Grazie a tutti ragazzi per averci seguito fino a qui. Se avete notizie su Mr. X fateci sapere nei commenti. Se invece volete sapere qualcosa in più su questa bellissima auto d'epoca nel mio fianco, continuate a seguirci perché domani siamo di nuovo in onda. Avremo lo speciale di Halloween. Anche quella zucca vuota di Stinky sarà dei nostri. Grazie al complimentoso Max Power, ma siamo sicuri che nessuno vuole sapere niente di quel catorcio. Siamo convinti che sarete qui con noi, numerosi come sempre per la puntata speciale di domani. Ragazzi, ragazze, gender fluid, buonanotte, buone botte da Max Power e Stinky. Mi raccomando, ci vediamo domani, solita ora, solito posto, qui a Top Driver, dove i motori non dormono mai. Adesso vuoi spiegarmi che cos'è questa storia? Che diavolo hai combinato? Dove hai preso quell'auto? È stato un colpo di fortuna, l'ho pagata pochissimo. Ti credo, è un catorcio. No, non è per quello il motivo, è che con quest'auto è morta una dozzina di persone. Ma come hanno fatto 12 persone a entrare tutte in un'auto? Beh, no, non erano dentro, erano sotto.